Buongiorno e benvenuti sul canale Michaela Coca al mio mondo bello. Oggi faremo insieme questi braccialetti, cioè faremo questo grande che è in una tecnica mista, tessitura di perline e uncinetto. La parte centrale è fatta in tessitura di perline e i laterali sono fatti all'uncinetto. Per primo ho fatto questo e siccome qua ci servono degli aghi specifici per la tessitura di perline, io volevo venire incontro anche alle amiche che non usano questi aghi specifici, piccoli, molto piccoli, e allora ho cambiato i cristalli e abbiamo ottenuto questa variante. È poco diversa, diciamo, come larghezza, però sono carine entrambi. Oggi lo faremo con i cristalli da 6, appunto per le persone che non hanno quei aghi. Prima di partire voglio però ringraziare tutti i miei iscritti che sono diventati un numero molto bello, e invitare altre persone che guardano i miei video ad iscriversi, e ringrazio tutti quanti. Allora, partiamo. Dopo questo braccialetto vi farò l'anello, perché questa l'ho creata come una parure. Vedete che bella? Però prima di tutto partiamo con i braccialetti e vi dico i materiali. Aspettate che mi tolgo l'anello. Ok, allora vi dirò i materiali per tutte e due, perché chi preferisce farlo più fine lo possa fare. Per fare questo braccialetto che faremo oggi servono questi cristalli grandi che sono 4x6 o da 6 mm, poi servono i cristalli piccoli da mettere qua in mezzo alla lavorazione all'uncinetto, che sono 3x4. Poi serve il filo in nylon 0,30 che serve per fare la lavorazione in tessitura qua in centro. Poi serve un filo da 0,60 o 0,40 in poliestere, in quello che avete. Io userò questo che si chiama Lumina 9, molto brillante, molto bello, che ho usato qua. Invece ho usato Lumina 6 che c'ha 0,40, questo invece c'ha 0,60 di spessore, un uncinetto 1,50 e un ago normale da cucito che ci servirà per questo tipo con i cristalli grandi. Adesso invece, se vogliamo fare quest'altro, vi dico pure per questo i materiali. Servono sempre i cristalli, questi piccoli, semplicciato tutto, i cristalli 3x4 che sono questi in mezzo. Poi serve lo stesso, serviranno le perline 80 per metterle qua in mezzo ai cristalli. Poi lo stesso un tipo di filo, questo ho usato, questo è 0,40, sì. E poi lo stesso filo, dicevo, di nylon, quindi il nylon deve essere bello resistente, 0,30. Se avete anche 0,25 potrebbe andare anche quello, però non più basso, perché guardate quanto è resistente, quindi è un lavoro che durerà tanto. Se volete poi fare la chiusura come questa, dovete avere una chiusura, oppure con anellini, oppure qua l'ho fatta analergica con lavorazione all'uncinetto e bottone. Scegliete voi come volete chiuderla. E vi ho detto tutto. Una cosa importante per chi vuole non vi spaventate a vedere il sasso, per chi vuole fare la lavorazione di questo qua, dobbiamo infilare un filo molto spesso di nylon
che vedete abbastanza spesso, in un ago molto sottile, perché per lavorare questo qua con cristalli 3x4, per fare questa lavorazione con i cristallini 3x4 serve un ago numero 10, serve l'ago numero 10, quindi questo, e questo ago ha una cruna finissima e non entra, il filo non entra. Allora cosa ho fatto? Vedete, non ci passa. Allora prendo una superficie dura, in questo caso un sasso, appoggio il filo e con la pinza, con la parte laterale, vado a battere. Vedete, batto per schiacciarlo. Quando ho battuto abbastanza bene, fate più volte, io già l'ho battuto un po' prima, a questo punto il filo entra, però non entrerà mai del tutto a tirarlo, perché sempre spesso lo tiriamo un pochino e lo lasciamo fermo così, e andremo a mettere il filo lungo 1,50 m più o meno, e lavoreremo con l'ago con il filo così bloccato qua sopra, diciamo. Questo è perché tante persone mi hanno chiesto come fai a far entrare un filo così spesso in un ago così con la cruna fine. Però per far evitare alle amiche che non usano questi aghi, oggi faremo la variante con un normale ago da cucito con la cruna sempre fine, deve essere, e con cristalli grandi, quelli 6x4, perché in questi cristalli ci deve passare almeno 3 volte il nostro ago con il filo da 30. E partiamo subito, perché ho chiacchierato troppo, ma mi piace spiegare bene. Allora, ho messo su questo ago da cucito con la cruna fine, deve passare benissimo qua, perché lo dobbiamo far passare 3 volte, dicevo. Partiamo, non dobbiamo inserire niente, mettiamo un filo circa 1,5 m, dicevo, e iniziamo ad infilare 4 cristalli grandi, 2, 3 e 4, e li portiamo verso la fine del filo, vedete? Qua mi deve rimanere un pezzettino di filo, perché poi devo andare a bloccarlo, diciamo un 20, anche 15-20 centimetri. Ok, poi cosa faccio? Da dove sono, dalla parte iniziale del filo, ritorno con l'ago per fare questa cosiddetta chiusura a cerchio della tessitura di perline. Vedete, rientro nel cerchio, nei 4 cristalli, e adesso li faccio il nodino, li stringo un po', li metto in posizione e faccio il nodino, anzi faccio 3 volte, 1, stringo forte, un altro nodo, 2 e il terzo. Adesso prendo l'ago e mi sposto un attimo, vado nel primo cristallo che incontro, tiro un po'. Perché tiro? Perché così il nodo tende ad entrare nel cristallo, anche se qua probabilmente verrà la lavorazione, e vado di un altro cristallo, quindi dal nodo mi sposto di 2 cristalli. Adesso facciamo cosiddetta tecnica row, che consiste nel fare dei cerchietti di cristalli. Quindi partendo da qua, ci siamo spostati dal nodino di 2 cristalli.
Adesso metto 3 cristalli sull'ago e rientro da quest'altra parte. Vedete, esco da una parte ed entro dall'altra e si forma questo cerchietto di cristalli, che però non lascerò così solo un filo, vedete, molto morbido, e devo ripassare un'altra volta. Quindi io normalmente giro il lavoro per facilitare, però così vi voglio far vedere per non impicciarvi. Quindi rifaccio il cerchio iniziale, quindi entro nel primo cristallo, entro nel secondo, entro nel terzo e quello di base di sotto. Adesso lo giro perché mi impiccia un po' e devo uscire. Ho fatto 2 volte, a questo punto ho fatto 2 volte il giro con il filo ed esco da questo, vedete, da questo sopra, dalla parte sinistra. Se non mi ricordo quante volte ho fatto il giro perché sono distratta oppure non lo so, vado a vedere qua e vedo che ho 2 fili, quindi sono passata 2 volte. Lo sistemo spesso, tiro, sistemo, perché così si mette in posizione. Con questi 2 fili da 0,30 questo braccialetto avrà una durata per tutta la vita, quindi non vi preoccupate, non si rompe, perché me l'hanno già chiesto se il filo regge, perché chi l'ha vista la foto pensava che fosse la lavorazione fatta con il filo questo che lavoreremo all'uncinetto. Invece no, dentro i cristalli metteremo questo filo di nylon che è resistente, anche leggermente le dà una leggera elasticità. Vedete, si può tirare. Ok, continuiamo il giro. Siamo usciti da qua, rientriamo da questa, mettiamo 3 cristalli sul ago, entriamo dalla parte opposta da dove siamo usciti e continuiamo a fare i cerchietti di 3 cristalli che aggiungiamo ogni volta. Quindi ho fatto un giro con i 3, giro il lavoro, forse così si capisce meglio, perché devo rifare un altro giro di sostenimento, per dargli più vabbè, non mi vengono le parole. Adesso saliamo, per dargli più resistenza. Ecco, stanotte ho fatto l'1,30 per farvi questa variante ecco perché sono un po' stanca. Quindi da qua devo sempre andare in quello sopra e dalla parte sinistra, quindi esco sempre qua, questo sopra, perché adesso andrò a fare di nuovo il giro e questo è l'ultimo giro che faccio. Poi continuerete altri 3, vado dalla parte opposta da dove esco, vedete, esco da qua, un po' di casino, quindi esco da qua e dentro con i 3 cristalli sull'ago dalla parte opposta per fare il cerchio. Faccio il ripasso, giro il lavoro a questo punto per poter salire dalla parte destra, perché forse è più comodo per alcuni di noi. 1 2 3, vado sotto e risalgo di nuovo posizionandomi qua, quindi risalgo di nuovo 1 e 2. Devo stare sempre sopra sulla parte per riaggiungere un altro giro e lo facciamo della lunghezza che desideriamo. Se vogliamo farlo come questo, con una lavorazione all'uncinetto finale per poter mettere il bottone, quindi questo giro lo misuriamo
per fare nel modo che aspettate, per fare nel modo da tener conto della lavorazione all'uncinetto, cioè di non farlo troppo lungo come ho fatto io. Ecco, allora faremo la lavorazione con i cristalli fino al punto che teniamo in conto quello che vogliamo fare all'uncinetto. Quindi almeno 1 centimetro, qua ci vuole 1 centimetro e 1 centimetro che andate a togliere dalla lunghezza per fare la differenza in cristalli. Se invece volete farlo come questo con la chiusura, io l'ho fatto tutto con la lavorazione in cristalli perché è stato il primo e mi è venuto così. Io cercherò di spiegarvi entrambe le varianti di chiusura quando arriveremo qua alla parte finale. Quindi decidete voi. Già da adesso dovete decidere come volete andare a chiuderlo per capire quanto lunga fate la lavorazione con i cristalli. A dopo. Eccoci arrivati a questa lunghezza. Io mi sono fermata perché sono arrivata a 15 centimetri per 19 modulini. Quindi i modulini sarebbero i gruppetti questi che abbiamo fatto da 3 che vanno aggiunti, quindi sono 19 per 15 centimetri. Voi misurate, vedete un po' come vi va di farlo. Vi dicevo, se volete aggiungere la lavorazione, io comunque la voglio fare con la lavorazione all'uncinetto, però l'ho fatta comunque grande, ma va bene, tanto non la terrò per me sicuramente. Per chi vuole proseguire con questa parte, con il gancio così, con questo tipo di chiusura, a questo punto che siamo arrivati deve prendere sull'ago 6 oppure 8 come ho fatto qua ne ho prese 8 perline 8,0 oppure quelle che sono da 3 millimetri di diametro, e uscendo da questa parte, come stavamo inserendo i cristalli, rientriamo stavolta con le perline. Se dovete rifacciamo il giro, rientriamo, rifacciamo il giro e usciamo da qua, come abbiamo fatto fino adesso per rinforzare questo gancio, diciamo questa asolina. Se vogliamo mettere questo anellino che io metto sempre, questo chiuso doppio, bisogna metterlo adesso quando inseriamo le perline. Quindi si può mettere anche anellino normale, però se ce l'avete questo è meglio. Io adesso, vedete, al momento che sto qua, prima di andare di rinfilarmi, dovrei prendere e non ce l'ho a portata di mano come sempre, però vi prendo uno che è somigliante ma molto più grande. Non metterete questo così grosso, ma giusto per farvi vedere. Lo infilate e formeremo l'asolina con l'anellino già inserito, quindi adesso andiamo a chiudere, ecco, e lui rimane lì dentro, e faremo anche il ripasso. Risaliamo nelle perline e faremo il ripasso uscendo da questa parte, dal cristallo. Usciamo di qua dopo che facciamo il ripasso. Io adesso non faccio tutto sto lavoro perché voglio fare quell'altro, e comunque chi lavora con le perline questa asolina la sa fare. Adesso abbiamo fatto, cioè siamo usciti da qua. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo andare ad inserire questi cristalli, questi in mezzo, oppure se fate questa inserirete le perline 8,0, questi qua tra i cristalli già lavorati. Quindi esco da qua, ho fatto un casino, no, prima di uscire andiamo ad aggiungere
un cristallino. Adesso andiamo a lavorare con i cristalli 3x4, quelli più piccoli, quindi già iniziamo ad inserirli qua. Vedete, tra ogni cristallo grande lateralmente, tra due cristalli grandi lateralmente, andiamo ad inserire con l'ago un cristallo 3x4 senza tirare troppo, perché poi si arriccia. Il giusto, vedete, da qua vado al prossimo cristallo inserendo un cristallo in mezzo e faccio così per tutto il percorso. Quando arrivo qua vi farò vedere, perché inseriamo, poi facciamo anche qua una vasolina che ci servirà, questa qua, di perline per agganciarci alla lavorazione. Ok, si poteva fare anche direttamente qua, infatti vediamo, no, lasciamo così, la facciamo quando facciamo il giro dall'altra parte, la facciamo al ritorno. Quindi adesso continuiamo a inserire questi cristalli qua fino a questa parte qua. Ritorno per farvi vedere l'asolina. Continuo il giro anche da questa parte. E continuiamo tutto il giro di inserimento dei cristalli anche da questa parte e ci vediamo qua. Allora, cosa è successo? Mi sono scordata di premere il video, quindi ho saltato questa parte dell'asolina. E come ho fatto? Dopo aver inserito il cristallo, sono entrata nel cristallo grande, quindi ho inserito questo piccolo, sono entrata in questo grande, ho aggiunto le 5 perline, sono rientrata nel cristallo grande, ho ripassato di nuovo le 5 perline per rinforzare, sono rientrata la seconda volta nel cristallo grande, questo centrale, e uscendo da qua ho girato il lavoro e ho iniziato ad inserire i cristallini 3x4 tra i cristalli grandi, come abbiamo fatto qua. Quindi ho messo questo, sono andata in questo grande e poi ho iniziato a mettere i cristalli esattamente come dall'altra parte fino ad arrivare a questa parte, a quest'altra estremità. Adesso che lo potete vedere che lo facciamo in modo uguale, ecco, vado a mettere il cristallo grande, il cristallo piccolo, scusate, 3x4, infilo nel cristallo grande e adesso vado a fare l'asolina. Prendo sempre 5 perline 80, rientro dalla parte opposta da dove sono uscita, quindi è la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte che non si è registrata, quindi la potete vedere qua. Quindi sono rientrata e voglio fare un altro giro adesso per rinforzare l'asolina, quindi giro il lavoro, rientro nelle perline, ok, col secondo giro rientro nel cristallo. Se avessi avuto abbastanza filo, quindi voi mettete, se riuscite sull'ago più di 1,50 m, mettete anche 2 metri, perché se avessi avuto abbastanza filo adesso sarei andata a fare un altro giro esterno, a passare dritta di nuovo per dove ero passata. Facciamo di nuovo il ripasso nell'asola e riandavo a rinforzare anche quest'altra altro laterale, però comunque sia con un filo da 0,30 è molto resistente. A questo punto la lavorazione con l'ago e filo è finita e noi dobbiamo solo andare a nascondere il filo. E come si fa? Allora mi sposto, sono uscita da qua, giusto?
mi sposto di un cristallo e inizio a fare i nodini. Come si fanno? Quindi da qua, da dove sono uscita, vado sotto, prendo un po' di filo per fare un'asola, come si fa quella col filo normale. Infilo in questa asola che si forma, infilo l'ago, tiro piano e si forma il nodino. Vedete che bisogna tirare bene. Tiro bene per formarsi il nodino. Ecco. E adesso vado nel cristallo, vado anche nell'altro cristallo, tiro un pochino e posso anche fare un altro nodo qua. Comunque i nodini si fanno un bel po', non vi sbrigate a chiudere perché questo filo si potrebbe aprire. Quindi faccio un altro qua, chiudo, vado nel cristallino e nel cristallo grande. Non mi accontento perché mi piace che sia sicura la chiusura. Posso andare anche così in modo trasversale, perché per di qua siamo passati anche l'altra volta, se ci riesco piano. Se no posso andare, ma giusto per non fare dallo stesso lato la chiusura, così attraversiamo un po' nei cristalli. Esco da questo, giro perché mi piace lavorare più sulla parte destra, faccio un'altra asolina, un altro nodo, stringo, vado di altri 2-3 cristalli, e qua è uscito, volevo andare di un altro cristallo ancora, vabbè, e così sempre sul laterale, quindi non in mezzo ma sul laterale andrò a tagliare, perché poi sul laterale verrà la lavorazione all'uncinetto, quindi coprirà tutto quanto. Però per tagliare bene, vedete il filo, mi avvicino tanto, io uso il taglia unghie, mi avvicino tanto al cristallo per non far rimanere tanto filo. E questa è la parte lavorata con tessitura di perline, così chiamata, la tecnica della tessitura. A chi piace è bello pure così, però siccome a me non piace che si vedano i fili nella lavorazione, adesso partiremo intanto vado a nascondere. Come faccio a nascondere questo che mi impiccia? Lo metto nell'ago e vado sempre a fare i nodini e a trascinarlo più verso il centro verso il bordo del lavoro per chiuderlo, per tagliare. Inizio la lavorazione con il filo e l'uncinetto, quindi lascio un capo di filo che mi servirà giusto per chiudere la lavorazione, infilo l'uncinetto nel primo modulino che si è formato, o fiorellino come volete chiamarlo, e con il braccialetto verso di noi vado a prendere il filo e lo faccio trascinare, lo spingo un po' per farlo entrare dentro tra i primi due cristalli, tra quello da 3x4 e quello grande da 6, e qua chiudo. Adesso non faremo altro che delle catenelle sopra i cristalli, quindi su questo grande io qua ne ho fatte 3, mentre su quello più piccolo ho fatto una sola, mentre qua, essendo più piccoli, quella 8-0 in mezzo l'ho attraversata senza fare niente, nessuna catenella, e ne ho fatte 3, mi sembra, o 2 sopra questo piccolo. Voi fate la prova come vi piace. Se vi piace il bordino più gonfio, potete fare tutto un altro tipo di lavoro,
dopo. Quindi adesso faccio 3 catenelle e vado sempre in mezzo al fiorellino, quindi sempre qua in mezzo, e però adesso vado tra il cristallo a prendere il filo tra il cristallo grande e il cristallo piccolo, lo tiro un po' in mezzo e chiudo con una maglia bassa. Adesso sopra questo piccolo vado con una sola, abbiamo detto, una catenella, vado nel cristallo, vado nello spazietto, vedete nel secondo spazietto che si crea, quindi lavorerò sempre infilando l'uncinetto in mezzo agli spazietti. Quindi vado nello spazietto, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Qua siamo alla volta del cristallo grande, sopra il quale faremo 3 catenelle, 2, 3. Infilo sempre in mezzo al fiorellino, a questo modulino, vado dall'altra parte, prendo il filo tra i cristalli, lo faccio entrare bene tra i cristalli, vedete, e adesso chiudo e vado avanti così. Se mi sembra troppo grande questo spazio, perché adesso sto pensando che questo è un filato lumina 9 mentre qua ho usato lumina 6, a questo punto faremo solo 2, vediamo, 1 e 2. Se mi piace un pochino più stretto, che stia più attaccato al cristallo, come quasi, e con 2 va meglio, quindi ne faccio una sopra il cristallo più piccolo da 4, infilo in mezzo, prendo, trascino il filo e chiudo, poi faccio 2 catenelle, 1 e 2 sopra il cristallo grande, infilo sempre in mezzo, quindi in questo spazietto, lo posiziono, vedete dove metto il filo per chiuderlo, tra i 2 cristalli. Quindi io praticamente dentro questo ogni spazietto ci entro 2 volte, entro una volta tra il cristallino e il cristallo grande, dopo che faccio le catenelle sopra entro un'altra volta nello stesso spazietto qua per fare l'altra chiusura, diciamo, tra cristallo grande e cristallo più piccolo. Quindi ricordate 2 volte in ogni spazio libero per agganciarci il filo per poter fare la lavorazione all'uncinetto. Una catenella, e questa è la prima entrata, diciamo, nello spazietto. Tiro e faccio altre 2 e faccio la seconda entrata nello stesso spazio, però tra gli altri 2 cristalli che devo posizionare il filo. E vado avanti così per tutto il percorso. Ci vediamo qua alla parte finale. Arrivati alla fine del primo laterale, andiamo a fare una lavorazione con maglie basse intorno a questo gancetto. Quindi ho lavorato qua tra i 2 cristalli, ho fatto una catenella e adesso vado a infilarmi qua tra il cristallo e le perline. Se l'uncinetto non vi passa bene, prendete un uncinetto più piccolo. Ecco, vediamo se ci riesco. Se no devo o lo spostiamo un po' con il dito. Non so se vi ho fatto vedere bene. Quindi ecco, volevo infilarmi esattamente tra le perline e il cristallino e chiudo. Poi faccio 2, 1, 2 catenelle e vado prima di questa di punta, quindi salto 2
salto 2 perline e mi aggancio qua, vedete fino a qua, faccio un'altra catenella, salto questa di punta e mi aggancio dalla parte opposta, cioè dopo di lei. Diciamo che lavoriamo prima e dopo la maglia di punta, la perlina di punta. Adesso faccio altre 2 catenelle e vado tra il cristallo, questo piccolo, e le 2 perline, come abbiamo fatto da quest'altra parte. Qua è un po' più impegnativo, prendo questo uncinetto più piccolo e cerco di infilarmi bene. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Quindi fatto pure questo, adesso facciamo normalmente una catenella, ci infiliamo qua in mezzo al primo gruppetto e andiamo col filo tra i cristalli. Non so se vi ho detto come chiudiamo qua. Vediamo, 1, 2, riandiamo di nuovo qua. Ups. Mi voglio scusare per il video perché mi mancano a volte le parole, oppure prima è successo che non ho registrato, quindi vedete, continuiamo una e andiamo nel prossimo. Vedete, la stanchezza sta dicendo la sua. Ecco, adesso una e vado nella prossima. Voi continuate come avete fatto da quest'altra parte, anche se vi sembra che si sta arricciando. Quando andremo a lavorare anche quest'altro laterale, adesso vedrete che quando lavoriamo pure questo e lo sistemiamo un po', lo tiriamo un po', perché possiamo farlo tranquillamente con tutti i giri di filo di nylon che abbiamo messo, di quello spessore, quindi si raddrizzerà. Poi manca poco, solo un altro giro esterno, oppure per chi vuole lo può fare più carico, può metterne tante altre cose, altri giri lo può fare più largo con perline ai bordi, potete fare come vi pare. E mancherà il pezzetto di lavorazione laterale anche per mettere la chiusura. Si fa veloce, facile, è molto bello. Allora, ho finito anche qua di fare il giro intorno alle perline, come abbiamo fatto qua. Non ve l'ho fatto più vedere perché è la stessa lavorazione di qua, quindi fate il giro intorno. Poi andiamo, vedete, sono entrata tra le perline ultime e il cristallino. Andiamo con una catenella ad agganciarci a questo spazietto qua e da qua in poi andiamo a fare dei saltini, chiudiamo con una catenella, andiamo a fare dei saltini da sopra ogni cristallo con 3 catenelle in questo caso. Qua mi sembra abbia fatto 4 perché il filato è più sottile, è 0,40, non mi ricordo bene. Comunque voi provate, se volete che la striscia laterale esce così stretta e ravvicinata ai cristalli, ne fate poche di catenelle quando fate i saltini, gli archetti. Se invece la volete più larga, cioè se voi volete che qua non rimane così attaccata prima alla seconda parte la seconda parte della lavorazione, questi archetti che andiamo a fare adesso, se li volete più gonfi, più arrotondati, allora fate più catenelle.
Se invece volete che rimane così, che sembra tutta una lavorazione unica, oppure volete fare altri modelli, non lo so adesso, non mi viene, tipo gambero o altre cose, scegliete voi come volete rifinirla lateralmente. Io adesso faccio questi saltini che vanno da con 3 catenelle, vanno sopra ogni cristallo e vado a chiudere con una maglia bassissima. Poi ne faccio altri 3 e vado sopra quest'altro. Vi dicevo, voi vedete se il tipo di materiale che usate, di spessore, se li volete così ravvicinati i saltini. Quando lavoriamo, la parte che sarebbe il davanti sarà questa che esce un pochino, vedete, più in rilievo. Quindi noi lavoriamo adesso sul rovescio, il davanti sarà questo perché la lavorazione mi esce un po' più in rilievo. La devo mettere sul piano e spingere con le dita, spingere così con le dita, vedete, per far incastrare bene il filo tra i cristalli e tiro così per tutta la lunghezza, ok? Poi si aggiusta tirandola, raddrizzandola. Quindi adesso vado a fare questi saltini laterali per raddoppiare in pratica questo bordino. E come vi dicevo, scegliete se lo volete così ravvicinato alla lavorazione con i cristalli oppure la volete più largo. Finito il primo giro di archetti, questi qua che abbiamo fatto da 3 catenelle, dobbiamo andare dall'altra parte a fare anche qua. E come ho fatto 7 catenelle, voi potete fare quello che serve in base allo spessore del braccialetto. Qua di sicuro ne avrò fatte di meno, però non mi ricordo, per passare dall'altra parte. Quindi fate le catenelle e mettete così la striscetta di catenelle per vedere quante servono, perché adesso andiamo sopra il cristallo, sopra il primo cristallino 3x4 dall'altra parte, vedete, e andiamo a fare una maglia bassissima, così abbiamo fatto il passaggio. Si poteva anche farlo andando sopra e fare già un primo giro di maglie basse, perché tanto ci servono per partire con la lavorazione. Vedete come vi è più comodo. Da qua inizio a fare le solite, il primo l'ho fatto sempre da 4 perché è un po' più lontano, poi faccio sempre da 3, le solite 3 catenelle, 2 3, e vado di nuovo con la maglia bassissima nella catenella sopra il cristallino che abbiamo fatto nel giro precedente. Quindi faccio i saltini e poi ci avviciniamo alla fine. A dopo. Arrivata alla fine del giro con gli archetti anche da questa parte, adesso vado a fare la fascetta. Quindi qua ricordate abbiamo fatto così 2 catenelle, abbiamo fatto una catenella sopra la perlina centrale, quindi abbiamo questa perlina centrale con una catenella sopra, qua da un lato 2 e qua da un lato 2. Quindi adesso mi alzerò con 7 catenelle, ne faccio con 7, scusate, maglie basse, faccio 3 in questo spazietto qua, quindi 1 2 3, ci provo perché non so, se cerco di mantenere più o meno lo spessore del braccialetto. Se il braccialetto è più fine come questo, non farete più 7, oppure dipende dallo spessore anche del filato. Quindi ho fatto 3, faccio una centrale sopra la perlina di punta dove abbiamo fatto in precedenza una catenella. Aspettate che vediamo se riesco a prenderla giusta quella.
quindi è quasi un po' stretto il lavoro, quindi ecco la quarta qua, mi sono puntata pure il dito, quindi facciamo la quarta e facciamo altre 3 da quest'altra parte, ecco, in quello spazietto che sta di lato alle 2 perline, quindi qua. Chi sa fare diversamente può fare tranquillamente anche la fascetta agganciandosi in modo diverso. 1, 2 e 3. Poi faccio qua, se rimane così non fa niente, perché con questo filo poi andremo a fare un attimo a sistemarlo alla fine. Quindi faccio una catenella, giro il lavoro, infilo nello stesso punto e faccio una, poi quell'altra vicino 2. Questa fascetta sono sicura che la sapete fare. 3, 4, 5, forse devo fare solo 6 perché devo capire bene, perché il filato questo è più spesso di quei altri. 6, vabbè, facciamo 6. Poi qua vi dicevo farò in modo che viene tutto dritto. Faccio un'altra catenella e giro di nuovo, vado di nuovo nel primo posto e faccio, era troppo larga, quindi vado qua e continuo la fascetta, una, faccio altre 6, 2, 3, 4, 5 e 6 e va bene, non vado oltre, voi continuate, la raddrizziamo un po', vediamo se è giusta, se no vedo come si può fare meglio. Poi qua devo attaccare altro filo perché non ce l'ho, quindi mi metto lateralmente con un pezzo di filo con quando finisco questa parte. Faccio anche qua un pezzettino di fascetta e da un lato metterò il bottone, da un altro farò la solina. Queste sono cose che voi sapete benissimo fare, ecco perché non mi sbrigo un po', non le spiego perché se no non finiamo più. Quindi vedete se volete farlo. Qua non sono contenta come è venuto, ma poi lo aggiusto io con calma, forse lo smonto e lo faccio meglio che sia simmetrico, non mi piace che si vede così. Va bene. Dicevo, se invece volete chiuderla in questo modo, questo è molto più facile da chiudere, basta che mettiamo anellini, chiusure, moschettone ed è fatta. Credo di avervi detto tutto, mi scuso per la stanchezza che mi ha fatto fare un po' di casini anche con la registrazione, però ci ho tenuto a farvelo perché l'ho promesso. E vi dico un segreto: fatene tanti di questi braccialetti perché sono facili, sono carini e per chi fa i mercatini andranno tanto bene, perché io ho appena pubblicato questo con l'anello suo che faremo in un altro tutorial, già è stata acquistata subito, quindi mi sono sbrigata a farvi oggi il tutorial perché poi non ce l'avrò più da farvi vedere il confronto delle lavorazioni. Insomma, ringrazio tutti
Questo sarebbe un regalo per i miei primi iscritti, i primi 2000 iscritti. E invito gli altri ad iscriversi se pensate che trovate delle idee carine nei miei tutorial. Grazie per il vostro tempo. Buona giornata. Mi sono scordata a farvi vedere i prossimi progetti, che come avete visto alcune di voi faremo questa mattonella, che è la prima che abbia mai fatto con i cristalli, che si può usare anche attaccata alle borse fatte sempre con le mattonelle, ma in tessuto, scusate, infilato, oppure come portachiavi, o può diventare anche orecchini, ciondolo, quello che volete. Qua l'ho fatta, sono fatte su una base metallica. Queste Lumina 9 esce con 0,60, cioè di spessore, esce un po' più grande, quindi bisogna un po' adattarla e modificarla. Questa invece è più diciamo della misura giusta, perché lo spessore del filato è 0,40. Saranno i prossimi insieme ad anello che già vi ho promesso. Poi sul mio canale, per chi ama i braccialetti come quello che ho fatto oggi, ma sono un po' diversi, diciamo, non sono in tecnica mista, troverete questi braccialetti in tessitura di perline molto facili da fare. C'è il tutorial, non mi ricordo se si chiama Summer 1, vabbè, li troverete voi perché c'ha la foto di questo, no, di questo qua c'ha la foto, vedete, non mi ricordo bene, vabbè, sono sicura che questo braccialetto trovate il tutorial sul mio canale. Cristalli grandi e perline 80 e cristallini più piccoli qua in mezzo, però si possono sostituire anche quelli sopra con 80. Quindi questo lo trovate anche questi qua, guardate che belli, verso la primavera adesso, sono bellissimi. Anche questo tutorial lo trovate, fatto ai miei inizi con il canale. Poi trovate il tutorial di questi che sono sul filo armonico doppio, che ho chiamato binari perché sembrano i binari di un treno. Ce ne ho no, altri due ce ne stanno, ma non li ho trovati al volo per farveli vedere. Poi ci sta questo, ce ne stanno tantissimi, ma questo sempre primaverile che ancora non ho fatto il tutorial. Guardate quanto è bello. E poi faremo, se vi piacciono, giusto per invogliarvi ad iscrivervi, non sto scherzando, ma ho tanti progetti realizzati. C'ho uno anche con la mimosa su questo modello qua, i vasetti con i fiori. Questo in tessitura di perline e uncinetto ai bordi, sulla base quadrata. Questo altro, tantissimi, pensate, sono 3 anni che faccio creazioni in un ritmo forse 4-5 a settimana, se non di più. Quindi mi è venuta addirittura l'idea di farvi dei video con le creazioni, e che siate voi a scegliere quali fare per primi, tra i primi progetti che farò come tutorial. Va bene, allora vi lascio, vi ringrazio di tutto e iscrivetevi in tanti per vedere i prossimi progetti. Grazie mille, arrivederci.